Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon sabato. Prima di cominciare questo contenuto verso Venezia-Napoli, partita di domani alle 12:30, andremo a vedere le ultime in casa Napoli, come stanno loro. Dovrebbe esserci un deficit o un forfait in attacco per la squadra di Di Francesco, ma andiamo un attimo a fare il punto della situazione. Anghissà, convocato dal Camerun ma ancora infortunato, chiarezza anche lì, e la situazione Marianucci, acquisto che il Napoli farà, a quanto si legge, a inizio giugno. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Con la campanella attivata restate aggiornati voi ogni qualvolta esce un nuovo contenuto, e non vi perdete nemmeno la live di domani alle 14:30 per l'immediato post partita appunto di Venezia-Napoli, e con l'iscrizione mi date una grossa mano a far crescere il canale stesso. Partiamo da Marianucci e poi ci spostiamo su Anghissà, Venezia-Napoli, le probabili formazioni e le ultime. Il Napoli pensa già al futuro ed ha bloccato da giorni Luca Marianucci, difensore classe 2004, che si è messo in evidenza quest'anno con la maglia dell'Empoli, sorprendendo per personalità, qualità in costruzione ed anche duttilità, potendo fare anche il terzino. C'è un accordo verbale tra le due società per un trasferimento a titolo definitivo per circa 9 milioni di euro. Si tratta di un'aggiunta alla rosa prospettica, probabilmente per sostituire il partente Rafa Marin a fine stagione, da prendere subito per farlo crescere a disposizione di Conte già dal ritiro di Di Maro. Il difensore spagnolo era in uscita già a gennaio, come svelato da Mann in conferenza stampa, al punto da non poter rispettare una parola data al giocatore, non essendo arrivato un suo sostituto. L'obiettivo, come sappiamo, o meglio, come abbiamo saputo, era Comuzzo della Fiorentina. Allora, da questo punto di vista non c'è da scandalizzarsi che il Napoli vada a pescare e cercare di, fare quell'acquisto per un'eventuale plusvalenza futura, puntando sui giovani. A questo punto meglio investire 9 milioni, 8, 9 che siano, poi vedremo le cifre ufficiali quando arriveranno. Meglio investire questo gruzzoletto che poi spendere 40 milioni per Comuzzo, che al di là che sta facendo comunque un ottimo campionato con la Fiorentina, resta comunque un profilo da far crescere, e 40 milioni e 9 milioni diciamo che sono differenti come cifre, quindi io sono anche sono d'accordo col Napoli per quanto riguarda questa operazione. Difensore da mettere a disposizione di Conte, ovviamente non posso esprimermi al 200% per quanto riguarda le caratteristiche e le potenzialità del calciatore. Seguiremo questo futuro acquisto del Napoli fino a fine campionato, anche se promette molto, ma molto bene. La situazione Anghissà, convocazione, è infortunato, il Camerun l'ha messo in lista. Allora, al di là che si possa fare caos tra le notizie, titoloni per fare click, la prassi non vale solo per Anghissà, ma vale per tutti. Convocazione dalla nazionale, perfetto. Risulti infortunato o che non puoi giocare, seconda fase, comunichi alla Nigeria, al Camerun, all'Olanda, al Portogallo, qualsiasi sia la tua nazionale, e torni ovviamente a disposizione del Napoli. Però si legge che Anghissà potrebbe essere tra i convocati per la partita di domani. Ecco perché poi molto probabilmente se fa 5-10 minuti entra o viene convocato perché abile ovviamente al poter scendere in campo, parte per le nazionali senza che poi ne facciamo una questione, caos, il Camerun eccetera. Allora, le ultime in casa Napoli. Antonio Conte ha ottenuto risposte positive dal 352 e quindi darà fiducia a questo assetto. Confermati gli 11 che hanno battuto la Fiorentina, tra i pali Meretta, Rachmani e Di Lorenzo e Buongiorno in difesa. A centrocampo non si forzerà il rientro di Anghissà, non verrà convocato. Queste sono le ultime, e quindi ecco ancora Gilmour con Lobotka e Mettomini. Sugli esterni Politano e Spinazzola, in Paul su Olivera, davanti spazio alla coppia in grande spolvero Lukaku e Raspadori. Molto probabilmente tornerà in panchina Neres
pronto a subentrare anche Mazzocchi verso la convocazione. Quindi le ultime, poi ci sarà oggi la conferenza stampa di mister Antonio Conte. Io non interverrò dopo la conferenza, in primis per motivi lavorativi che conoscete tutti quanti, e poi ovviamente perché queste ultime conferenze stampa non fanno altro che girare il dito nella piaga, cercare di metter zizzania con delle domande che non servono praticamente a niente, quando il tifoso che poi guarda una conferenza stampa in base ad una partita, ovvero Venezia-Napoli, in questo caso vorrebbe saperne di più, anche per quanto riguarda l'avversario. Ma poi ci ritorneremo al limite domani in un pre-match prima della partita domani mattina, o durante la live nel post partita commenteremo le varie situazioni. Sul Venezia, Eusebio Di Francesco si presenta con qualche novità rispetto alla formazione che ha strappato il punto al Como. In porta Radu, linea difensiva a 3 formata da Izzes, Candé e uno tra Skinktien e Marcandalli. Larghi a centrocampo l'ex Zerbin ed Ellerson. In mezzo Nicolussi Caviglia, coadiuvato da Duncan e Kike Perez. In attacco Maric e Gictier sono in corsa per una maglia da titolare al fianco di Oristanio. Oristanio però ci fanno sapere che ha la febbre, almeno le ultime questa mattina portano Oristanio con acciacchi influenzali, quindi bisogna vedere se Di Francesco punterà sul calciatore o meno. Nel caso non dovesse giocare Oristanio, molto probabilmente Di Francesco sposterà Zerbin un po' più avanti, e quindi io posso solo dire che su questa situazione mi auguro che giochi Oristanio per quanto riguarda la fase offensiva del Venezia, perché poi perdi un calciatore di qualità e molto probabilmente finisci per metterti ancora di più difesa e contropiede, avendo pure anche un calciatore come Zerbin che sullo strappo, sulla corsa e sul lancio lungo comunque il pallone se lo va a prendere. L'abbiamo visto anche a Napoli e sta facendo bene a Venezia. Io sono contentissimo per Zerbin che ha trovato la sua strada, spazio, continuità e ovviamente minuti nelle gambe, perché a Napoli era abbastanza difficile, lo è sempre stato difficile, ma è una cosa normalissima quando giochi in una squadra dove 14, 16, 17, 18 calciatori comunque sono molto molto ma molto forti. Allora è normale che di tanto in tanto devi far per forza panchina. Comunque 3-5-2 dovrebbe essere confermato per Di Francesco, così come quello del Napoli, con Spinazzola che è favorito su Olivera, e io sono d'accordo anche qui. Sono d'accordo anche qui per il semplice fatto che in un campionato devi sempre puntare sui calciatori che stanno bene in un determinato periodo, ovvero Gilmour sta facendo bene, lo lasci in campo, Spinazzola sta facendo molto bene, lo lasci in campo, così come Raspadori, Lukaku. Non cambiare. Poi quando qualcuno stacca la spina, qualcuno cala per rendimento, qualcuno diciamo si allontana dal pezzo, ecco così, tra virgolette, allora corri ai ripari, vedi il da farsi, ti metti diversamente, hai calciatori che comunque rientrano e rientreranno, perché poi ci sarà la sosta, anche se questa sosta farà rientrare al 100% uno come Neres, anche chissà addirittura mo, se non viene convocato oggi e poi diciamo le gioca col Camerun, allora è lì che fai la notizia, fai il titolone da giornale e ti incazzi, e mi incazzo anche io un tantino. Ma nel caso anche chissà oggi si legge che non convocato, domani non sarà, diciamo, tra i partenti per la sfida contro il Venezia, e allora credo che non possa andarsi a giocare gli impegni con la nazionale. Mi auguro che si vada diciamo a concludere questo capitolo nel migliore dei modi, senza creare poi strascichi e polemiche tra nazionali e il Napoli. Nazionali che ovviamente includono anche l'Italia, e sono 5 i convocati da Spalletti,
Buongiorno, Meret, Di Lorenzo, Raspadori e Politano, che ritorna tra i convocati, perché ovviamente, avendo cambiato sistema di gioco, idea di gioco per ciò che sta esprimendo in campo, vai di pari passo con ciò che sta facendo anche l'Italia e come si è messo Spalletti, e quindi i calciatori del Napoli diventano grasso che cola o diciamo alternative abbastanza importanti da poter schierare e sulle quali puntare. Poi ci arriveremo alla sosta nazionale. Io mi auguro solamente che, come sempre, partono per le nazionali, ridateceli indietro, così come ve li abbiamo mandati, integri e in forma, perché dobbiamo fare questo rush finale potendoci giocare tutte le carte, perché abbiamo già pagato, abbiamo già dato per quanto riguarda gli infortuni. Conte si è inventato qualsiasi cosa quest'anno per restare lassù a rompere le scatole al di là di mercato, infortuni. Abbiamo cambiato 45 volte, ma anche a partite in corso, idea di gioco, sistemi di gioco, eccetera, eccetera. È un Napoli che si è abituato a tutto, perché la cultura del lavoro, la cultura con la R, la cultura del lavoro, alla fine, alla lunga o meno lunga, pagherà sempre. Ecco perché sono contentissimo di avere comunque Antonio Conte sulla panchina del Napoli dopo un'annata l'anno scorso sì disastrosa, però nella quale abbiamo visto diciamo situazioni dove il lavoro veniva veramente etichettato alle 6 ore e 40, perché quello era Garzia all'inizio, poi sicuramente si è cambiato Mazzarri e Calzona, ma io parto sempre dall'inizio. La situazione è come si lavorava con il primo tecnico che è arrivato dopo il Napoli dello scudetto, porta a ben poco. Infatti io seguirò con tranquillità e mi farò qualche risata. Spero per Lukaku che qualche gol lo possa pure fare col Belgio e Garzia, ma seguirò ovviamente come spettatore la nazionale del tecnico che tanto si è elogiato da solo e va comunque ancora dicendo il presidente, non il presidente, a Napoli, eccetera, eccetera. Quindi sciacquatevi la bocca prima di parlare di Napoli, della società, soprattutto voi che poi siete passati da tesserati e avete, tra virgolette, vestito l'azzurro, perché ad alcuni non è mai stato bene l'azzurro addosso. Noi siamo contenti di ciò che è arrivato dopo e di come stiamo adesso, e speriamo che, fatti i 3 punti domani, perché è l'unico risultato che dovrebbe uscire dalla partita, visto il cammino che dobbiamo fare. Fatti i 3 punti domani, aspetteremo queste nazionali e si rientra poi con le ultime 9. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.